L'anno scorso ho scritto una tesi di laurea in 5 giorni in cinese che mi ha permesso di laurearmi e uscire dalla mia misera vita da studente universitario in Cina. Ovviamente non avevo solo 5 giorni di tempo, ma il mio procrastinare di continuo mi ha ridotto a 20 giorni dalla data di scadenza per consegnare la tesi. Quindi ci ho dato dentro imparando alcune cose sulla produttività. Ovviamente scrivere una tesi in cinese senza sapere la lingua è quasi impossibile. Io ho studiato 2 anni di cinese alla Shanghai International Studies University a Shanghai e poi ho fatto 4 anni di università. Il quarto ed ultimo anno in Cina nell'università è dedicato alla scrittura della tesi e alla internship, ovvero il lavoro non pagato che stavo proprio facendo in quel periodo. Quindi con poco tempo a disposizione mi sono dovuto spremere. La prima cosa che ho messo in pratica è farmi una routine. Una routine ti salva un sacco di tempo. Io scrivevo le cose che dovevo fare la sera prima del giorno dopo, una per una su questo libretto, e poi la mattina iniziavo una per una a farle tutte quante. Lo so, c'è anche Notion che è una bellissima app / sito fantastica, utilizzo anche quella ogni tanto. La mia routine era sveglia alle 6 tutte le mattine, poi dovevo andare a lavorare, quindi facevo circa un'ora e mezza di metro, andavo a lavoro, facevo circa 6 ore di lavoro intenso, uscivo dal lavoro alle 14, tornavo indietro, un'altra ora e mezza di metro e poi circa alle 3/4 del pomeriggio, dopo un panino al volo, iniziavo a scrivere la tesi. Ok, giorno numero 1 della scrittura della tesi. Io avevo già scritto qualcosa, però siccome non uso Word, Office, ma uso Libre perché è gratuito, non so come mai il file si è danneggiato e non lo potevo più aprire. Però vabbè, tanto non è che me ne fregava tanto, perché in realtà non avevo scritto granché. Questi occhiali sono per guardare lo schermo. Indovinate di che marca sono? Xiaomi. Ok, vai. Seconda cosa era niente social, niente distrazioni. Tutto ciò che mi distraeva lo mettevo via. Niente telefono, niente amici e niente ragazza. Complicare la cosa c'era l'indirizzo dei miei studi e il titolo della mia tesi. Praticamente la diffusione dei film cinesi d'azione in Italia dal XXI secolo a questa parte. Una terza cosa che ho imparato, che ho messo in pratica fortunatamente, è la seguente: imparare da chi ci è già passato, da chi ha già affrontato il tuo problema, e per questo io ho chiamato Luca. Sì, eccoci. Qual è Ok. la cosa alla quale bisogna fare più attenzione quando si scrive la tesi in cinese? È il format perché i cinesi sono molto pretenziosi per quanto riguarda la forma. Immagine primaria viene prima, quindi il format è la prima cosa che proprio non devi sgarrare. Il format in pratica è lo stile con il quale va scritta la tesi. Ad esempio il titolo, poi c'è l'abstract in cinese, poi c'è un'introduzione, eccetera eccetera. Ogni scuola ha un format diverso. Seconda cosa, secondo me, che vale pure come prima cosa, dice, come ti dicevo, il rapporto col doc. Che Sì. quello ti pregiudica oppure ti fa andare le cose smooth per la tesi in maniera spedita, seconda di come insomma c'hai Sì. il rapporto Col prof. col docente, perché quello è tutto, è come Padre Pio. E quindi la forma, non sapevo niente sulla forma, il rapporto con il relatore, io ero abbastanza in buoni rapporti, quindi diciamo che c'ero. Poi vabbè, la lunghezza a me erano 20.000 mi sembra, 20.000, sì. quindi 20.000 caratteri. A me dovrebbero essere di meno. Beh, tu fai rimasto. Tu fai bachelor, Eh. nel senso che è la condizione sine qua non per il quale la tesi viene promossa o bocciata. A priori devi fare le parole. Può essere pure un contenuto bellissimo, ma se non arrivi alle parole. Sì. E poi cerca di fare il tutto prima della scadenza, perché tu hai praticamente una possibilità per la prima blind review, Sì. una volta l'anno, mi sembra 2 volte l'anno. Quindi se sgarri quella, poi dopo salti, capito? E ti fanno Sì, perdere sì, tempo. Quindi la devi cerca di concludere subito, impegnati subito mo al massimo, perché in modo tale così non perdi tempo e ti lauri con i compagni tuoi e basta, capito? Giorno numero 2 della scrittura della tesi. Ieri è andata abbastanza bene. A quanto pare ho fatto circa 3.000 caratteri. 1.820 caratteri. Oggi ho intenzione di stare qui davanti al PC per 4 ore per scrivere altri, secondo me almeno 2.000 caratteri. Devo fare delle ricerche, sono delle ricerche che prendono un sacco di tempo. E sì, è facile. Oggi invece toccherà al cinema. Quali film sono andati nel cinema italiano? Quali hanno avuto successo? Dovrò capire il motivo per il quale ha avuto successo, quanto hanno incassato, dovrò fare queste ricerche. Io ho utilizzato My Movies, tra l'altro tempo fa avevo chiesto aiuto a voi su Instagram e molti di voi mi hanno appunto linkato My Movies. Il film ha ottenuto una candidatura a premio Oscar e in Italia al box office La Foresta dei Pugnali Volanti ha incassato nelle prime 9 settimane di programmazione 2,4 milioni di euro e 854.000 euro nel primo weekend. Il compito
qual è? A parte scrivere questi numeri, devo capire perché. Devo chiedere agli italiani. Il mio prof, quando gli feci vedere, quando presentai la tesi ad ottobre, cioè io da ottobre a gennaio non ho fatto niente. In pratica in Cina funziona così: circa ad ottobre bisogna presentare quella che viene definito il KIT Baogao, che sarebbe una presentazione della tua idea di tesi spiegata in modo formale. Se si passa questa presentazione, poi si va alla scrittura del Chugao, che è la fase dove io mi trovo adesso. Sarebbe praticamente la scrittura della tesi, poi chiaramente verrà ancora modificata perché c'è ancora qualche mese di tempo prima di fare il primo esame. Durante il primo esame è un esame formale, quindi ci sarà la commissione che giudicherà la tua tesi e tutto il tuo lavoro, e se passi il primo esame poi vai all'esame finale. Se passi l'esame finale poi sei laureato. Vi faccio vedere una cosa: in Cina ci sono dei siti dove tu non puoi copiare le cose che ci sono all'interno. Se vuoi copiarle devi o pagare, come in questo caso chiedono 10 yuan, che sono un euro e qualcosa, oppure seguirli sui chat tramite il QR code. Guardate qui, qua devi pagare 9 yuan e 9, e qua devi scannerizzare il QR code. Ok, giorno numero 2 lo terminiamo qui. Oggi è il 5 gennaio, sono arrivato a 4403 caratteri. 4403 e qui 5 gennaio 2021. Domani si continua. Oggi penso inizierà ad essere un pochino più difficile perché si trovano veramente poche informazioni sul mio argomento. Eccomi qua, siamo arrivati a 4000 e qualcosa caratteri l'ultima volta. Appena terminato ho scritto non tanti caratteri oggi, sui 600-700, in totale sono arrivato a 5028 caratteri. Oggi a Shanghai ci sono meno 7 gradi, mai vista una cosa del genere a Shanghai. Ti entra nelle ossa, c'è un vento che ti entra nelle ossa. Col passare dei giorni capivo che per essere più produttivo una cosa veramente importantissima è quella di darsi una data di scadenza. Io, essendomi dato una data realmente molto stretta, lavoravo 5 ore al giorno, stavo lì fino alle 8 di sera a scrivere la tesi, diventavo molto più efficiente e alla fine è quello che funziona per me, darsi una data di scadenza che sia molto breve, perché lavorare sotto stress per me funziona e io funziono di più, funziono meglio se lavoro sotto stress e so che ho poco tempo per fare le cose. Quinto ed ultimo giorno di scrittura della tesi, forse sarà l'ultimo se non il penultimo, e stasera invierò la tesi alla prof per vedere se me la approva. Ho appena finito e ho inviato la tesi alla prof. Gli ho detto che non ho fatto l'ultima parte in realtà perché non ho trovato abbastanza materiale. Lei mi ha detto ok, adesso vediamo cosa dirà dopo quella lì. Ci potrebbe vedere qualche giorno, E finalmente, dopo 5 giorni di scrittura intensa, ho consegnato la tesi alla mia prof. Dopo circa un paio di giorni la prof mi ha chiamato su WeChat e mi ha approvato ufficialmente la tesi, e da lì poi mesi dopo, circa 1 o 2 mesi dopo, sono potuto andare all'esame di presentazione, che era il primo esame di presentazione. C'è un pre-esame e poi un esame finale, quindi un esame di presentazione reale davanti alla commissione, davanti agli altri prof, dove ho presentato la mia tesi con un PowerPoint. Dopo i professori mi hanno fatto passare il primo esame e sono potuto andare all'ultimo esame, che è stato il vero e proprio esame finale, dal quale poi mi sono laureato. Quasi mi stavo dimenticando che c'è un'altra fase prima del primo esame e poi del secondo esame, che è la fase del Chachou, che praticamente sarebbe una fase nella quale ti controllano la tesi attraverso dei software che analizzano la tesi e vanno a verificare in tutto il web se tu hai copiato qualcosa. Quindi vanno a fare praticamente un'analisi di tutta la tua tesi e di tutti i risultati sul web e vedono se hai copiato delle parti che sono uguali, identiche ad altre frasi sul web e ad altre tesi sul web, o comunque che hanno loro nella loro libreria. C'è un limite oltre al quale, se tu praticamente hai copiato troppo, non ti fanno passare la tesi. La mia università, se non sbaglio, era il 6%, quindi se il 6% della tua tesi ha dei risultati uguali ad altre tesi o ad altre cose online, praticamente non passi. La mia aveva tipo l'1 o il 2%, quindi in totale la mia tesi era venuta di circa 15 pagine circa. Lo so che potrebbero sembrare poche, ma vi faccio notare che il cinese ha praticamente la metà della lunghezza dell'italiano. Infatti una frase scritta in italiano è lunga al doppio rispetto a una frase scritta in cinese, quindi sarebbe venuta circa 30 pagine in italiano. Dopo questa fase di Chachou poi si va ai 2 esami, primo esame, secondo esame, e poi alla fine sei laureato e c'è stata una cerimonia di laurea nella quale io ho partecipato. L'avevo fatto vedere in breve nel mio vecchio video, mi sono laureato in Cina. Io l'ho fatta, come ho detto prima, in 5 giorni. La realtà è che poi dopo quei 5 giorni dove ho fatto veramente il grosso e l'ho consegnata perché non avevo altro tempo altrimenti, poi ci sono stati altri 2 o 3 mesi se non sbaglio. Adesso
non ricordo bene le date, però verso ad aprile/maggio si va a fare il primo esame. Io ero a gennaio, quindi sono passati altri 4-5 mesi prima di poi realmente fare il primo esame. Quella fase del Chugao, ovvero la prima scrittura che poi l'ho consegnata alla professoressa, non è chissà quanto importante. L'importanza è arrivare al primo esame ben preparati, avendo passato il Chachon, ovvero non avendo copiato niente dalle altre tesi, avendo creato qualcosa di tuo. Questo è quello che ho imparato io facendo la tesi, non so se funzionerà per altre persone, io lavoro meglio così. Se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace, iscrivetevi, attivate la campanella e date un'occhiata al mio secondo canale, link in descrizione, e ci vediamo al prossimo video.